Buongiorno e benvenuti alla nostra ultima puntata dedicata al mondo dei vini piemontesi e alla storia dell'enologia. Nel video precedente siamo arrivati a parlare proprio dei primi anni del 1900 e oggi parleremo dell'età contemporanea e delle sfide del futuro. Innanzitutto un'ottima notizia: non si è mai bevuto un vino così buono come quello dei tempi di oggi, e questo fondamentalmente è dovuto al fatto che a partire dal secondo dopoguerra è iniziata una vera e propria normativa che ha avuto come primo obiettivo quello di tutelare l'origine dei vini e contemporaneamente aumentare la qualità del vino stesso. Non è un caso che proprio nel 1963, grazie a un decreto presidenziale fortemente voluto da un senatore piemontese, è nato il marchio DOC, il marchio che proprio nell'immaginario collettivo significa qualità e ricercatezza, tanto che, se poi si vuole proprio strafare, nel 1980 a questo marchio si è affiancato quella della DOCG, la sorella maggiore, diciamo, che riguarda proprio la denominazione di origine controllata e garantita. A queste due leggi poi si sono affiancate altre normative, come per esempio quelle del 92, che sono state le prime normative italiane che si sono adeguate alla legislazione europea. La normativa si è arricchita ancora successivamente. Il vino è stato il primo prodotto agroalimentare che ha conosciuto una distribuzione internazionale organizzata, e pertanto è normale che il vino sia stato assoggettato a una serie di norme e tutele, dapprima in campo nazionale ed in seguito a livello europeo. Ma più che parlare dei vari tecnicismi legislativi, quello che ci potrebbe davvero permettere di capire come è cambiato il mondo del vino negli ultimi 30 anni è un documentario che si intitola Barolo Boys, girato nel 2014 con la regia di Paolo Casalis e Tiziano Gaia. La vicenda racconta la storia di alcuni giovani che avevano più o meno 30 anni, tra cui c'era Elio Altare, Giorgio Rivetti, Chiara Boschis e tanti altri, che decidono di rivoluzionare completamente il mondo del vino. Il film si apre con due gesti eclatanti: il primo, il diradamento in vigna, e il secondo, l'introduzione in cantina di piccole botti di rovere francese al posto delle esauste grandi vasche di legno. Questi ragazzi diedero vita a un vino che era completamente diverso rispetto a quello dei loro padri, una propria e vera esplosione di profumi e soprattutto un vino più morbido, che in poco tempo riuscì a farsi apprezzare all'estero, conquistando soprattutto il mercato degli Stati Uniti. Poi naturalmente arrivarono le mode e le inevitabili conseguenze di chi vuole innovare troppo dimenticando le proprie radici, ma la rivoluzione dei Barolo Boys fu soprattutto dal punto di vista sociale. Per la prima volta i vignaioli non dovevano più limitarsi a vendere le loro uve a mediatori o sensali senza avere alcuna voce in capitolo. Per la prima volta, se capaci, contadini e vignaioli potevano finalmente firmare le loro bottiglie, e questo trasformò completamente il paesaggio delle Langhe. Non erano più il territorio della malora descritto da Fenoglio, ma un paesaggio che doveva la sua ricchezza proprio all'agricoltura. Ma quali sono le sfide per la viticoltura piemontese nell'immediato futuro? Beh, sappiamo tutti che è un mondo sempre più globalizzato e di conseguenza i nostri vignaioli hanno lo stesso problema di tutti i vignaioli europei. Un argomento particolarmente importante è proprio quello del cambiamento climatico, che sta spostando l'allevamento delle viti ad altitudini sempre più elevate. Il Piemonte che cosa deve fare per continuare a competere sul mercato internazionale? Io dico con un po' di fierezza che deve fare quello che ha fatto negli ultimi 2000 anni e non deve dimenticare le proprie radici, continuando a guardare oltre confine. Proprio in questa direzione si è mossa l'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, che ha approvato e finanziato oltre 30 progetti con un contributo complessivo di 11 milioni di euro durante il 2018 e 2019. Tra le varie iniziative che meritano di essere menzionate, due sono i progetti particolarmente importanti. Il primo fa parte del programma europeo di finanziamento interregionale Alcoltra, programma di cooperazione trasfrontaliera tra Francia e Italia, che ha l'obiettivo di rafforzare l'identità dei territori vitati attraverso la creazione di una strada alpina dei vigneti transfrontaliera.
Il secondo progetto, forse ancora più curioso invece, ha proprio l'obiettivo di promuovere la sostenibilità, rinunciando all'uso di pesticidi e di altre sostanze chimiche. Proprio recentemente in Val Varaita, in località San Peire, a oltre 900 metri di altitudine, sono state piantate oltre 300 barbatelle del vitigno Solaris. Questo vitigno è stato scoperto nel 1975 dall'Università di Friburgo e ha la caratteristica di essere particolarmente resistente alle malattie fungine. È il risultato di un incrocio naturale, attraverso l'impollinazione e la selezione, della vitis vinifera con una piccola parte di altre vite di origine asiatiche. Le scommesse per il vino piemontese sono quindi davvero tante. D'altra parte non dobbiamo dimenticarci che le 19 DOCG e le 42 DOC piemontesi rappresentano il più alto numero tra le regioni italiane e coprono l'85% della produzione regionale. Il mondo dell'enologia nella nostra regione coinvolge oltre 18.000 aziende e quasi 1 miliardo di euro a livello di export. Abbiamo tutte le carte in regola per far sì che il vino piemontese diventi sempre più famoso e anche queste manifestazioni come Grapes in Town, Portici di Vini e Vendemmie a Torino sono orientate proprio a valorizzare i nostri vigneti. Proprio per questo motivo colgo l'occasione per ringraziare Alessandra Gianni della società Eventum che è riuscita a realizzare questo evento per l'appunto in un formato forse un po' inusuale ma sicuramente coraggioso. Desidero anche ringraziare le varie città metropolitane della regione Piemonte e le loro camere di commercio e sono personalmente grato a Vincenzo Gerbi, professore ordinario di Scienze di Tecnologie Alimentari presso l'Università di Torino, a Mario Del Tetto, responsabile dell'Accademia Alberghiera Alba e del Centro Formazione Apro, nonché valido sommelier, ad Anna Rinaldi della città metropolitana di Torino e ad Anna Schneider, ricercatrice presso il CNR. Tutte le eventuali inesattezze, dimenticanze ed omissioni invece sono solamente responsabilità mia. Nel nostro itinerario, per esempio, non abbiamo potuto parlare dei vigneti del Verbanio Cusio Ossola, dei Colli Novaresi o di quelli di Biella e abbiamo appena accennato la zona relativa a Vercelli a Novara o quella di Gavi, ma il Piemonte è talmente ricco di cose da scoprire che era davvero impossibile riassumere tutto in pochi minuti. La nostra regione è coperta al 43% da montagne, a cui si alternano colline, pianure e laghi. La stessa pianura qui non è neanche monotona e io vi suggerisco per esempio di andare a visitare la Barraggia, tra Novara, Vercelli e Biella, un posto straordinario che ricorda la brughiera e in alcuni casi anche la savana africana. E non dobbiamo poi dimenticare la zona dei laghi, dove ci sono dei veri e propri palazzi che sembrano usciti dalle fiabe, con una vegetazione che è rigogliosa in ogni periodo dell'anno. Prima del Covid, la Promotour, l'agenzia che io rappresento, era solita fare almeno un'escursione di un'intera giornata ogni 14 giorni proprio per scoprire le nostre eccellenze regionali. E appena finirà questo periodo, diciamo un po' surreale, riprenderemo a farvi conoscere finalmente dal vero castelli, parchi, giardini e vigneti. La Promotour d'altra parte è anche l'agenzia di riferimento dell'UGAI, l'Unione dei Garden Club d'Italia e dell'Associazione delle Dimore Storiche Italiane. Siamo anche partner della Strada Reale dei Vini Torinesi e a questo proposito, visto che siamo arrivati alla fine del nostro percorso, lasciatemi fare un atto profondamente culturale, e cioè bere un bicchiere di vino. Se ci pensate, la parola cultura e la parola culto derivano entrambe dalla stessa radice latina, colere, che vuol dire coltivare il campo, proprio perché i romani avevano già capito che solo prendendosi cura del territorio circostante si riusciva ad avere qualcosa di superiore, i frutti. E questi frutti e i prodotti che venivano ricavati dall'uva erano il risultato del duro lavoro dell'uomo, quindi qualcosa davvero di più grande che doveva essere adorato. E non è un caso quindi che molto spesso gli stessi vigneti siano sempre vicino dalle abbazie o a castelli o a case che sono state vissute per generazioni dalle stesse famiglie. Proprio prendendosi cura del proprio passato siamo in grado di custodire
poter costruire il nostro futuro, e tutto questo è racchiuso in un ottimo bicchiere di vino. Grazie e ancora a presto.